Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io ve l'avevo detto che avrei portato video un po' particolari, infatti oggi siamo qui con lei e la andremo a provare, quindi andiamo. Eccoci qua, ci resta solo che andare. Ok, ci siamo. Ora, intanto è molto comoda da guidare, questa cosa è da dire, indipendentemente dal fatto che sia un'auto sportiva o meno, è molto comoda. E soprattutto c'ha 300 cavalli o 350 neanche. E va parecchio, diciamo. Mamma mia, ve l'ho detto che vi avrei portato video fighi e infatti eccone qua uno. Poi tra l'altro io ho preso la patente da poco, ci sta, ve lo dico, proprio non è che sono uno che ha la patente da tanto tempo, però comunque ho la mia esperienza perché è un anno che guido ormai, tra pratica e robe varie, e quindi anche queste auto qui sono belle da guidare già perché te le godi già un po' di più, insomma, non sei proprio alle prime armi, ci sta. Rimanete pronti perché arriveranno video. Adesso però rimaniamo un attimino su quello che stiamo facendo, cioè questa Porsche è una Porsche 911 del 2012 e 350 cavalli se non erro. Non è che io sia un intenditore di auto, diciamo, più di moto insomma, però le auto mi piacciono, le guido insomma e mi diverto anche tanto, senza ovviamente far cazzate perché la patente me la voglio tenere. Detto ciò, adesso vi porto in un posto così vi faccio vedere un po' di POV mentre guido, che non è un POV perché mi si è rotto il head mount, quello per mettere telecamera in fronte, mi dispiace. Mi sarebbe piaciuto anche averlo, però so io, ogni volta ce n'è una. Bene, mi sono messo un attimo in una cosa di sosta perché c'era un po' un casino con i camion e le cose, quindi era meglio che mi sono fermato un attimo e cambiato inquadratura. Dovrebbe reggere, spero. Comunque sì, è veramente piacevole da guidare come macchina. Ora questa è una strada un po' stretta, quindi io andrei anche un po' chill, diciamo. Però insomma, se vi piacciono le macchine, questa qui è top, devo dire. La Madonna, quanti camion ci sono, ragazzi? Piccolo launch, ma ci stava, dai. Poi ragazzi, un'altra cosa figa è che non consuma tanto, anzi veramente poco, cioè devo dire che rispetto ad altre macchine, soprattutto i SUV, non consuma niente, cioè ovviamente adesso c'è la in Sport Plus e un po' consuma, grazie al cavolo, però comunque dai. Poi trazione integrale se non erro, attenzione perché potrei anche errare, vi ripeto, mi piacciono le macchine ma non è che le conosco così tanto, cioè più che altro conosco le cose base. Se mi chiedete i newton metri di questo non lo so per esempio, poi magari vi metto un attimino una scheda con tutte le info qua sullo schermo in giro, però insomma è bella da guidare perché anche se è del 2012, quindi un po' vecchiotte, non ha le ultime funzioni, diciamo, c'ha un volante che è molto sportivo, quindi non è morbidissimo, diciamo, perché così c'è un bel controllo sopra. Poi ha un bel grip comunque, pure se è il volante base non è quello sportivo. C'ha il cambio qua dietro, ok, quindi più e meno, così via. Qua ci sono i dossi però, quindi rallenti, ok. E niente, l'unica cosa è un po' rigida, quindi sui dossi le cose graffa dappertutto, quindi bisogna farli piano come ho fatto prima.
se no non va. Allora, intanto Porsche fa dei motori che sono assurdi, cioè questo qua c'è 350 cavalli ma sembra che ne abbia il doppio, insomma, quindi veramente tanta spinta. Poi vabbè, di top speed non ne ho idea perché sinceramente non faccio le gare in strada, quindi non saprei proprio dirvi quanto è il top speed, però secondo me un 300 all'ora può farlo questo qui senza grandi dubbi, diciamo. Poi vabbè, sono andato in una strada stretta, quindi la strada peggiore è provare la macchina. Adesso torniamo sull'altra strada e vediamo un attimino com'è, perché qui è un po' noiosa. Però comunque nonostante ciò, questa qui anche se la metti in comfort da guidare in strada è il top, perché comunque lasciando stare che è bassa, stavo dicendo, la puoi tenere anche un filo un po' più alta in comfort, che è meno reattiva, diciamo, e fai più tranquillo e puoi andare in città e robe varie senza consumare chissà quanto. Che quando cambi le marce ti dà proprio una botta, fa tac tac. Però se sei abituato alle moto, le macchine non ti fanno tanto spavento, diciamo, perché le moto veramente hanno un rapporto con potenza che fa spavento. Quindi vabbè, le macchine vanno forte, ma fino a un certo punto, voglio dire, anche questo c'è un bel motore, tutto quello che volete, però non andrà mai forte come un R1 per esempio, robe varie. Ma per arrivare ai livelli di una moto, ragazzi, di cavalli ce ne vogliono veramente tanti, cioè però questo qua è ovvio, cioè è fisica. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa macchina nei commenti. Sinceramente è una delle macchine più potenti che ho mai guidato, forse anche l'unica auto potente che ho guidato, però questo è un dettaglio che a noi non interessa. Adesso siamo ancora in Sport Plus, ma ci abbiamo un davanti, quindi non niente. Comunque sentite il downshift, cioè allora, intanto che bella vista anche qui, c'è proprio figo. Mi raccomando, intanto lasciate un like, perché non è possibile, ragazzi, che io vi vedo che non siete iscritti, che non lasciate like, io vi vedo. Allora, io vi dico, sono un fan delle Porsche perché comunque ne ho sempre viste tanti in giro e ho sempre voluto guidarne un paio, cioè ci sono veramente tanti Porsche che mi piacciono, tipo la GT2 RS è una delle mie preferite, però chiaramente è irraggiungibile visti anche un attimino i costi. Però tornando qui piedi per terra, questo qua è un buon compromesso, perché comunque non è un'auto nuova, quindi che ti costa $500.000, ma neanche un'auto del 2009, per dire. Le auto vecchie, non vecchissime ma vecchie, sono molto meglio di quelle nuove, perché veramente quelle nuove, ragazzi, per questo video qua vi chiedo di lasciare un bel pollice in su e di iscrivervi, perché più persone seguono, più la qualità aumenta e così via. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e niente, ragazzi, ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video.